Buongiorno a tutti ragazzi, salve, bentornati sul canale e buon giovedì. Sono finiti i gironi di Champions ieri, le ultime a giocare sono state il Milan e la Juve, un Milan che ha distrutto il Salzburg 4-0. D'altronde il Milan le partite che contano, difficile che le stecca. Ieri era una partita da dentro o fuori e ha dominato la partita vincendo 4-0. Non possiamo dire altrettanto della Juve, che con 3 punti, con soli 3 punti, si ritrova comunque in Europa League. E secondo me tanto di guadagnato, perché ci sono squadre che con 5 e 6 punti, tipo Marsiglia e Atletico Madrid, che sono andate a finire quarte e non hanno lasciato l'Europa definitivamente. Comunque, facciamo questo resoconto e volevo fare una cosa simpatica e vedere quante squadre ho beccato nella prediction degli ottavi. Ho fatto la prediction all'inizio quando sono stati stilati i gironi. Vediamo quale ho azzeccato e quale no. Vi posso già dire che non è stato proprio un fallimento, però ci sono state abbastanza squadre che non ho preso. Vediamo nel dettaglio che cosa ho fatto e fatemi sapere la vostra nei commenti se voi ci avete preso, se ne avete prese più di me, cosa ne pensate di chi è passato agli ottavi e chi no. Fatemelo sapere. Andiamo subito a vedere che cosa ho combinato. Allora, vediamo nel girone A, nel gruppo A, avevo detto che passavano Liverpool e Napoli e le abbiamo prese tutte e due. Napoli primo e Liverpool secondo. 15 il Napoli, 15 il Liverpool e l'Ajax terza va a finire in Europa League. Girone B, avevo detto Atletico Madrid e Leverkusen e le ho sbagliate tutte e due. Sono passate Porto e Bruges. Porto primo, Bruges secondo, il Leverkusen in Europa League e addirittura Simeone con l'Atletico senza Europa. Abbiamo visto tutti, credo, come è uscito alla quinta giornata il calcio di rigore sulla ribattuta appeso alla traversa al 95esimo. Purtroppo il calcio riserva anche queste sconfitte e queste cose che sono inaspettate. Infatti io avevo messo Atletico Madrid e Leverkusen. Sono passati Porto e Bruges. Andiamo avanti. Girone C. Girone? Alla francese. Girone. Girone C. Avevo detto Bayern Monaco e Barcellona perché non sapevo, cioè non ero sicuro se l'Inter riuscisse a fare il colpaccio. L'Inter ci è riuscita, abbiamo preso il Bayern Monaco e abbiamo sbagliato il Barcellona. Sono passati Bayern e Inter. Il Barcellona terzo va a finire in Europa League e ovviamente il Victoria Pilsen, che era il fanalino di coda del girone, è rimasto a zero. Così come guardando le rose si poteva immaginare. Comunque, Bayern Monaco e Inter agli ottavi, il Barcellona in Europa League. Ne abbiamo sbagliata una qui e tutte e due nel girone B. Siamo a tre sbagliate finora. Girone D. Tottenham e Sporting avevo detto io. Girone che si è deciso all'ultimo minuto, gli ultimi 2 minuti della sesta giornata. Non c'era nessuno ancora sicuro. Comunque sono passate Tottenham e Eintracht, che ha rimontato l'ultima partita ed è passata seconda. Lo Sporting terzo va a finire in Europa League. Ahimè, il Marsiglia con 6 punti lascia l'Europa definitivamente. E qua ne abbiamo presa una su due. Tottenham e Sporting, abbiamo sbagliato lo Sporting perché è passato l'Eintracht. Girone del Milan, girone E, Milan e Chelsea. Avevo detto io e sono passati Milan e Chelsea. Le abbiamo beccate tutte e due. Salzburg in Europa League con 6 punti e Dinamo Zagabria via dall'Europa quarta. Girone F. Avevo detto Real Madrid e Lipsia e Real Madrid e Lipsia è stato. 13 il Real Madrid e 12 il Lipsia e lo Shakhtar terzo va a finire in Europa League. E non è il Celtic ultimo. Non è che ci avrei messo, non ci avrei scommesso che il Celtic finiva ultimo il girone, se la potevano giocare Celtic e Shakhtar, ma il Celtic ha fatto un girone con 2 punti solamente. Quarto, girone G, Manchester City e Borussia avevo detto io, Manchester City e Borussia sono passate, beccate tutte e due anche queste. Siviglia terzo in Europa League e Copenaghen fanalino di coda. Ecco l'ultimo errore, nel girone della Juve avevo dato fiducia alla Juve, avevo messo Paris Saint-Germain e Juventus e invece sono passati Benfica primo e Paris Saint-Germain secondo e la Juve terza in Europa League.
a pari punti col Maccabi, però passa la Juve in Europa League e il Maccabi fanalino di coda. La cosa sorprendente è stato il Benfica primo, che fino a ieri sera, poco dalla fine, comunque il Paris Saint-Germain doveva passare primo, ma il Benfica ha rifilato 6 palloni al Maccabi ed è passato primo e secondo il Paris Saint-Germain. Mina vacante e squadra che può rompere le scatole al Napoli, perché il Napoli passando primo becca le seconde e il Napoli può beccare una tra Paris Saint-Germain, Lipsia, Eintracht, Bruges o Borussia. Paris Saint-Germain e Borussia le meno abbordabili, le altre tre sono partite più fattibili, ma è sempre relativo, perché io ieri sera, come ho visto il Paris Saint-Germain secondo, ho detto adesso c'è un'altra mina vacante da poter beccare. Però, vista la partita che ha giocato il Napoli contro il Liverpool ad Anfield, 2-0 la sconfitta, ripeto, ma un risultato che comunque sta un po' stretto al Napoli, perché il pareggio sarebbe stato un risultato più giusto. Posso tranquillamente dire che, a parte sì, il Paris Saint-Germain ha quei tre davanti che fanno paura, però nel complesso io la metto sullo stesso piano di un Liverpool-Napoli se dovessimo beccare il Paris Saint-Germain. Comunque, tutto sommato, se vogliamo fare un resoconto tra le italiane, un ottimo girone del Napoli, un bel girone anche il Milan, l'Inter alla fine ha fatto un bel girone anch'essa, sconfitte o non sconfitte, era secondo me uno dei gruppi più difficili, dovevi comunque eliminare il Barcellona, e Bayern, Barcellona e Inter te la sei giocata, sei passato secondo, quindi chapeau anche per l'Inter, male la Juve. Hai vinto una partita su 5 e già, secondo me, è già tanto, che per come sono andati i raggruppamenti e per come è finito il girone, è già tanto che sei finito in Europa League con 3 punti, perché ripeto, Atletico e Marsiglia hanno fatto una fine diversa, avendo rispettivamente 5 punti l'Atletico, mi sembra, e 6 il Marsiglia. Quindi l'Europa League secondo me per la Juve è tanto di guadagnato, anche se i tifosi juventini mi diranno sì, ma noi siamo una squadra col blasone da Champions, sicuramente. La Juve è una squadra da Champions League, però bisogna anche guardare in faccia alla realtà, e visto come sta la situazione è tanto di guadagnato continuare in Europa League giocando di giovedì, sicuramente, che è diverso di giocare il martedì e il mercoledì. Cambieranno sicuramente i piani dal punto di vista atletico, dal punto di vista di preparazione di partita e quant'altro, però il riposo siamo lì. Alla fine chi gioca l'Europa League di solito o gioca di domenica sera o addirittura il lunedì, il riposo più o meno è sempre lo stesso. Quindi non è un fattore gioco di giovedì e sono penalizzato, è proprio che è la competizione, che ovviamente per il blasone della società è meno appetibile, però tanto di guadagnato secondo me per la Juve. Ripeto, un grandissimo Napoli, 3 su 4 agli ottavi, che è un grandissimo risultato per le squadre italiane. E ci andiamo a giocare questi ottavi e vediamo i sorteggi di lunedì. Lunedì alle 12 ci sono i sorteggi degli ottavi. Alla fine, passi primo, passi secondo, io sono dell'opinione che arrivato a un certo punto le grandi partite le devi giocare, e se vuoi andare avanti le devi vincere. Quindi o becchi un Paris Saint-Germain, o becchi un Bayern Monaco, o becchi un Bruges, la devi comunque andare a giocare. E poi gli ottavi c'è il doppio scontro, quindi si possono fare calcoli diversi, non sono le partite del girone. Saranno dei grandissimi, alla fine le due urne sono molto simpatiche. Primi sono Napoli, Porto, Bayern, Tottenham, Chelsea, Real Madrid, Manchester City e Benfica. E nell'altra urna ci sono Liverpool, Bruges, Inter, Eintracht, Milan, Lipsia, Borussia e Paris Saint-Germain. Veramente 16 squadre che sono l'elite del calcio europeo, a parte qualche uscita. Ragazzi, questo era quanto per i raggruppamenti Champions. La mia previsione è stata su 16 squadre, ne ho sbagliate 1, 2, 3, 4 e 5. Abbiamo sbagliato Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Barcellona, 3, lo Sporting, ed è passato l'Eintracht, e l'altra la Juve. E la Juve nel girone del Paris Saint-Germain. 5 su 16, non possiamo lamentarci. Questo era quanto, ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!